Ciao a tutte, bentornate ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi vi propongo un'altra basket bag. Ma guardate, ha una forma diversa, quindi insolita e soprattutto è facile e veloce, quindi perfetta per le principianti. Prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella se vi fa piacere darmi i punti hype e seguirmi anche sui miei social. Per questo progetto troverete un kit a vostra disposizione su borgodepazzi.com che potrete acquistare col mio codice sconto del 10% che vi lascio sia sullo schermo che anche in descrizione. Il protagonista è il nuovissimo Cotton Big di Borgo dei Pazzi, guardate che meraviglia, è un cordino 75% cotone e 25% poliestere. Io ho scelto la tonalità 903, sono 500 grammi, 140 metri, ma come al solito il kit lo potete personalizzare scegliendo un'altra tonalità tra tutte quelle che ci sono appunto di questo splendido Cotton Big. Quindi nel kit c'è una rocca, due manici, un po' di catena e due moschettoni. Per quanto riguarda l'uncinetto, io lavorerò col 6,5, ma il Cotton Big anche con un 7 o un 7,5 si può lavorare tranquillamente. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione, andremo a lavorare i manici separati, quindi saranno due pannelli che poi andiamo ad unire. Come uncinetto ho deciso di utilizzare il numero 7 perché mi viene più comodo. Allora, iniziamo con un cappio e andiamo a realizzare 25 maglie basse attorno al nostro manico. Allora, eccoci qua. In questo modo. E il totale deve essere di 25. Vedete? Quindi li facciamo tutti e vediamo come iniziare il giro successivo. Eccoci qui con tutti i 25 punti bassi realizzati. Adesso altro giro, facciamo una catenella che faremo sempre inizio giro, voltiamo il lavoro e da adesso in poi andiamo a lavorare le nostre maglie in costa, quindi prendendo non tutto il punto completo ma quella esterna. E iniziamo lavorando 12 maglie basse, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Così le ho divise 12 da questa parte e 12 da questa. Sulla tredicesima noi facciamo questo, praticamente l'aumento che andiamo a creare su ogni giro. Quindi facciamo intanto un punto basso, poi 3 catenelle volanti e un altro punto basso nello stesso punto. Vedete? E poi si fanno il resto dei punti. Contiamoli perché devono essere sempre uguali sia a destra che a sinistra. Quindi arriviamo fino a qui e vediamo il giro successivo. E il giro è completo, quindi ne abbiamo 12 iniziali, sul 13° punto abbiamo fatto l'aumento e altri 12. Adesso, finito il giro, catenella, torniamo indietro e adesso per via dell'aumento saranno 13 punti che andiamo ad eseguire sempre in costa. Quindi come vedete è abbastanza facile. Arriviamo fino a qui e vediamo come rifare il nostro aumento. Adesso vedete manca l'ultimo perché i punti bassi dell'aumento vanno sempre lavorati, quindi facciamo la nostra maglia bassa così diventano 13 perché aumenteranno ogni giro e qui dove abbiamo fatto le 3 catenelle andiamo a rifare quello che abbiamo fatto sotto, una maglia bassa, 3 catenelle e un'altra maglia bassa nello stesso punto.
e non ci dimentichiamo di lavorare anche questo punto, che sarebbe l'altra maglia bassa che sta all'interno dell'aumento. L'importante è contare perché, ripeto, devono essere gli stessi punti che ci sono a destra, devono esserci a sinistra e aumentano ad ogni giro. Quindi completo, io poi rifaccio il giro, arrivo fino a qua e vi faccio rivedere ancora una volta l'aumento. Ho fatto un altro giro adesso, il giro precedente eravamo arrivati a 13, adesso facciamo il 14° punto, che vi ricordo dobbiamo lavorare anche quelli del punto, il punto basso dove c'è l'aumento, quindi facciamo quest'altro punto e nuovamente l'aumento, quindi una maglia bassa, vi ricordo che si deve lavorare anche l'altra, le nostre 3 catenelle dove poi andremo ad alloggiare l'aumento successivo e la maglia bassa. Dopodiché questo punto ve lo faccio vedere, anche questo punto deve essere lavorato perché può sfuggire, ma noi contando ci rendiamo conto che a ogni giro ne aumentiamo uno e sinistra e destra dovranno avere lo stesso numero di maglie, in maniera tale che così il lavoro verrà perfetto. Quindi adesso arriviamo a un totale di 14 giri, dobbiamo arrivare sia a sinistra che a destra un totale di 25 punti bassi, quindi li realizziamo e vediamo poi come proseguire. Ed ecco il pannello quasi completato. Io alla fine sono arrivata ad avere 24 punti, non 25 come vi avevo detto prima, quindi il totale sono 8 giri. Adesso io ho tagliato il filo qui, adesso noi andiamo a fare l'ultimo giro prima delle cuciture, un giro di punto basso tutto intorno, che ci aiuterà anche per eseguire meglio la nostra cucitura. Quindi faccio il cappietto, mi aggancio proprio qui e inizio andando a contornare tutto il pannello. In questo modo. Quindi farò sotto ogni riga sottostante un punto basso. Qui invece nell'angolo, nello stesso punto per lasciare diciamo la squadratura, andrò a realizzare un punto basso, una catenella, un punto basso in questo punto e qui dove ci sono le catenelle farò 3 punti bassi qui all'interno e poi proseguo. Anche qui devo fare un punto basso, catenelle, punto basso e poi un punto sotto ogni riga. Quindi ultimiamo questo passaggio e ci rivediamo per cucire i 2 pannelli insieme. Siamo quasi pronti per la cucitura, vedete? Io ho creato anche l'altro pannello, li ho messi momentaneamente al contrario perché facciamo le cuciture e poi la rigiriamo dal lato dritto. Allora, io qui mi sono lasciata 6 punti, vedete, per l'apertura, per avere un minimo di apertura che non sia né troppo grande né troppo piccola. Quindi adesso io che cosa faccio? Allora, i punti sono uguali, quindi vedete qui ci sono i nostri punti. Io prendo l'asola esterna di un lato, l'asola esterna del lato corrispondente e faccio passare il mio filato. Io mi sono agganciata qui, vedete, con un nodino, vado avanti e prendo asola esterna con asola esterna e tiro per bene. Faccio la stessa cosa poi da questa parte, quindi su tutti i punti. E proseguo. Vedete? I punti combaciano perché i pannelli sono identici. Poi io qui tolgo il marcapunti e vado avanti con la cucitura.
vedete? Dopodiché continuiamo fino a questo punto e poi non resta che inserire i moschettoni, la rigiriamo al contrario, inseriamo i moschettoni e la catena e la nostra borsa sarà pronta. E questa originalissima basket bag è completata, guardate, è veramente molto carina, io ve la mostro anche indossata. L'ho pensata per le principianti perché, come avete visto dalla spiegazione, è molto veloce, facile, davvero in un pomeriggio si può riuscire a realizzarla. Le misure che abbiamo ottenuto sono 30 fino al manico, circa 38 da questa parte a questa parte, e ho praticamente utilizzato quasi tutta la rocca che trovate nel kit, vedete, ne sono rimasti circa 20 grammi. Se voi ritenete di avere comunque una mano più larga, basta togliere l'ultimo giro in entrambi i pannelli e vi basterà abbondantemente. Vi ricordo che troverete un kit a vostra disposizione su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10% e provare questo bellissimo e nuovissimo Cotton Big, che veramente dà soddisfazione e si lavora molto facilmente. Al solito, se avete dei dubbi, mandatemi un messaggio, se vi fa piacere datemi punti hype, iscrivetevi sul mio canale e seguitemi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.